La Chiesa cattolica, si sa, nel corso dei secoli ne ha combinate tante, sia per quanto riguarda le strutture a diretto contatto con i bisognosi, come abbiamo visto per le case Magdalene, sia per quanto riguarda le alte sfere ecclesiastiche. Sì, perché sono numerosi i papi che si sono dedicati a orge, violenze, omicidi e chi ne ha più ne metta. Bisogna dire però che non tutte le accuse che venivano rivolte ai pontefici erano vere. A volte c'era chi aveva interessi contrastanti con il Papa in carica e quindi esagerava le sue colpe per scopi personali. Sta di fatto però che la condotta immorale di alcuni era continua e sotto gli occhi di tutti, e la storiografia ne ha accertato l'autenticità. Le nefandezze dei pontefici non sono state riportate solamente da fonti anticlericali, come ad esempio il libro Storia criminale del cristianesimo, ma anche ad esempio dal Liber Pontificalis, la memoria ufficiale dei vescovi di Roma, e altre voci vicino alla Chiesa stessa. Andiamo dunque a conoscere la fedina penale di questi papi. Il peggior scandalo omosessuale. Questo papa causò quello che viene definito il peggior scandalo omosessuale della storia del papato. Sto parlando di Giulio III, prima conosciuto come Giovanni del Monte. Già da cardinale veniva accusato continuamente di sodomia. Certo, non proprio alla luce del sole, anche perché chi lo accusava rischiava di essere fatto fuori, ma tramite i messaggi anonimi detti pasquinate. Venivano scritti su fogli e poi lasciati ai piedi o appesi al collo di alcune statue di Roma, definite statue parlanti. Fin dal XVI secolo i romani affliggevano e affliggono ancora critiche e componimenti satirici contro i personaggi pubblici più importanti. La statua più nota è il Pasquino, da qui il nome Pasquinate. Su Del Monte le pasquinate che lo tacciavano di sodomia si sprecavano. Una ad esempio diceva: Del Monte a cui piace tanto stranamente la pesca di fondo, qui potrà fare il gioco del mondo. La prima cosa che mi è venuta in mente è che la pesca di fondo fosse il fondoschiena, no? Infatti l'emoji della pesca viene usata di solito per intendere quello, a meno che ci sia qualche riferimento all'attività del pescare, che però non capisco come possa avere affinità con l'omosessualità. Fatemi sapere cosa avete capito voi. Comunque, Giulio III diede conferma di queste illazioni quando, dopo soli 4 mesi dalla sua elezione a pontefice, nominò cardinale il suo amante 17enne Innocenzo del Monte. Avete notato che possiede lo stesso cognome del Papa? Sì, perché furbescamente Giulio aveva fatto adottare Innocenzo da suo fratello Baldovino del Monte. Beh, così era molto più comodo, era diventato suo nipote, quindi poteva stargli vicino e concedergli cariche e favori salvando le apparenze. Sì, perché il nepotismo era diffuso e praticamente accettato, ma una palese relazione omosessuale da parte del Papa era un'altra storia, soprattutto se concedi al tuo giovanissimo amante, povero e ignorante, delle cariche come cardinale e vice cancelliere di Stato, cioè capo di tutta la struttura governativa. È prevedibile che poi qualcuno si incazzi. Ma torniamo all'adozione di Innocenzo, che è particolare. Il ragazzo prima dell'adozione non era mica orfano, ma era figlio di un servo e aveva anche un altro nome, Santino. Dal Monte l'aveva conosciuto quando aveva 13 anni e si era innamorato di lui, barattando la connivenza del padre con grossi favori. Come abbiamo visto, dopo anche il ragazzo ottenne come premio redditizi benefici ecclesiastici. Anche se formalmente Innocenzo era il nipote del Papa, erano pochi quelli che si bevevano la storia dell'amore paterno, o dovremmo dire ziesco. Oltretutto sembra che il Papa stesso non facesse mistero della relazione concupiscente col ragazzo, ma ne parlava addirittura con i cardinali. Le cariche conferite al giovane amante procurarono quindi scandalo e stupore non soltanto tra le corti europee, ma anche tra la già corrotta curia romana. Che va bene tutto, ma questo era troppo pure per
loro. La cosa più raccapricciante è che nella mia ricerca non ho trovato nessuna indignazione per l'età del ragazzo, che evidentemente all'epoca non risultava un problema. Oltretutto questa mossa azzardata di Giulio III era stata pronosticata durante il conclave da una pasquinata che ammoniva a non fare Papa del Monte perché del Monte ha capricci tali che si vedrebbero togliere dalla strada ragazzacci e metterli al lato della Trinità. Alla fine Innocenzo si rivelò uno dei peggiori cardinali della storia della Chiesa. Quando Giulio III morì, il ragazzo aveva 23 anni e iniziò a collezionare un reato dietro l'altro. Fu coinvolto in violenze, una catena di stupri eterosessuali e anche omicidi. Infine Papa Paolo IV gli tolse la porpora e lo rinchiuse a Castello, ma sempre con pene molto blande. Mi ha sorpreso scoprire che nonostante lo scandalo ecclesiastico, Giulio III e Innocenzo furono seppelliti insieme nella cappella del Monte della chiesa di San Pietro in Montorio. Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Questa celebre frase non è stata pronunciata da un papa, ma da un legato pontificio, Arnaud Amaury. Cosa c'entra allora il papa? Il legato era stato mandato da Papa Innocenzo III per sterminare i catari, in quella che venne chiamata la crociata catara o albigese, poiché erano molti i catari che vivevano ad Albi, nel sud della Francia. L'azione fu così violenta da essere considerata da alcuni storici un vero genocidio. Prima di spiegarvi cosa avvenne e il significato della celebre frase, lasciate che vi dia un accenno sul motivo per cui a Innocenzo III stavano così tanto sulle scatole i catari. Questo gruppo aveva una visione cristiana diversa da quella della Chiesa ufficiale. Credevano che il mondo materiale fosse opera di Satana, rifiutavano la dottrina dell'incarnazione di Cristo, i sacramenti, il matrimonio, la proprietà privata e la facoltà della Chiesa di condannare e punire. Capite che oltre alle differenze teologiche c'era anche una minaccia al potere e alla struttura della Chiesa. I catari mal digerivano lo stile di vita scandaloso e dissoluto della maggior parte del clero. Volevano che si ritornasse al messaggio originale cristiano di perfezione, povertà e predicazione, combinato anche a un rifiuto dei beni materiali. Nel secondo secolo d.C. i catari furono condannati come eretici e inizialmente Papa Innocenzo III decise di trattare la questione per via diplomatica. Ma fu un insuccesso. I catari non mostravano nessun rispetto per l'autorità né del re francese né della Chiesa cattolica locale e i loro esponenti erano coperti da nobili potenti che avevano interesse a mantenersi indipendenti dalla corona. Nei vari tentativi diplomatici però venne ucciso un legato pontificio e a quel punto Innocenzo non ci ha visto più. Decise di passare alle maniere forti e avviò una vera e propria crociata. Fino ad allora le crociate erano state fatte solo per combattere i musulmani e i pagani. I crociati commisero azioni estremamente violente, spesso rivolte contro i civili, come nel massacro di Béziers. Qui, nel 1209, sotto il comando del legato pontificio Arnaud Amaury, i crociati iniziarono ad assediare la città, chiedendo ai cattolici di uscire e ai catari di arrendersi. Ma nessuno dei due gruppi fece quanto richiesto. Sembra che prima di attaccare un soldato chiese al legato come potesse distinguere nell'azione gli eretici dagli altri. Così egli rispose: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. L'intera popolazione fu massacrata e la città rasa al suolo. I crociati uccisero migliaia di persone, quasi ogni uomo, donna e bambino della città. La notizia del massacro si diffuse rapidamente, inducendo gli altri insediamenti ad arrendersi senza combattere. La crociata contro gli albigesi è considerata da molti storici come un genocidio e fu il preludio della legittima inquisizione, secondo cui l'eresia doveva essere punita per il bene spirituale dell'individuo e la conservazione della Chiesa. Nepotismo.
In meno di 3 anni di papato, Niccolò III riuscì a sistemare nipoti e parenti vari, affidando loro importanti incarichi e opponendosi a re Carlo I d'Angiò, re di Napoli e Sicilia. Nei progetti di Niccolò III c'era quello di creare una grande signoria nell'Italia settentrionale, Emilia-Romagna e Toscana comprese, governata dalla sua famiglia, gli Orsini. So che in confronto agli altri papi, Niccolò III vi sembrerà un santo, ma si è meritato il posto in questo elenco perché sembra che proprio dalle sue azioni derivi la parola nepotismo. Vendita del papato. Il prossimo personaggio divenne papa per ben 3 volte. Non pensavate fosse possibile, vero? E invece nel Medioevo c'era una grande confusione nella Chiesa. È capitato che ci fosse un surplus di papi, anche 3 contemporaneamente, e che qualcuno diventasse antipapa perché in soldoni era di troppo. Tornando a questo papa alla terza, fu anche il primo e il solo ad aver venduto la carica di pontefice. Sto parlando di Papa Benedetto IX, che non si limitò a rinunciare al ministero petrino come altri prima di lui avevano già fatto, ma lo cedette al padrino presbitero Giovanni dei Graziani per 2000 libre, il quale diventò poi papa con il nome di Gregorio VI. A questo punto Benedetto IX potrebbe essere chiamato il maestro della simonia. Sì, perché anche se era già diffusa la compravendita delle cariche ecclesiastiche, vendere il papato era un altro livello, no? Di Papa Benedetto IX ne parlano male tutti, contemporanei e non. Secondo il libro Absolute Monarchs, la sua elezione sarebbe stata truccata dal padre. Era dissoluto e violento, si diceva fosse omosessuale e che facesse orge coinvolgendo anche gli animali. Prima che vendesse il papato era stato cacciato da Roma per un periodo. Nel 1044 fu dichiarato deposto dal popolo e al suo posto venne proclamato un altro papa, Silvestro III. Dopo qualche mese Benedetto IX tornò a Roma e rinnovò la sua pretesa al papato, sostenendo che non essendo mai stato deposto da un sinodo di vescovi ufficialmente convocato, formalmente era ancora il pontefice in carica e Silvestro III era un usurpatore. Quindi Benedetto si riprese il papato cacciando Silvestro per poi vendere il titolo al padrino, come abbiamo visto. Si dice che vendette il titolo per potersi sposare e che poi se ne pentì, forse perché non gli fu più concessa la mano della fanciulla. Ma non è finita qui, perché quest'uomo non mollava mai. Tornò ancora a Roma per riprendersi di nuovo il papato e per far deporre il papa al quale egli stesso aveva venduto il titolo. E ci riuscì anche dopo un paio d'anni, per poi essere deposto e scomunicato tipo un paio di volte. Ci vorrebbe un video solo per la sua storia assurda. Il Papa Pirata. Furono molte le accuse dei contemporanei di Baldassarre Cossa, divenuto poi Papa Giovanni XXIII, che poi divenne antipapa. Gli vennero imputate incredibili nefandezze. Venne dipinto come un campione di avidità, abusi sessuali, accusato di essere diventato ricchissimo grazie alla compravendita delle cariche ecclesiastiche e alla vendita delle indulgenze papali, ma pare che le sue accuse vennero gonfiate per considerarlo indegno e deporlo dal concilio di Costanza, tra l'altro che lui stesso aveva convocato per risolvere la questione dello scisma d'Occidente. Allora perché ve l'ho riportato? Perché mi ha colpito il fatto che la sua ricchezza e quella della sua famiglia, prima di diventare papa, fu ottenuta in larga misura dall'esercizio della pirateria e anche all'imposizione delle decime sui traffici marittimi. Ma pare che tutto ciò non l'abbia ostacolato dal diventare papa. A quanto pare non era rilevante. Il processo al cadavere. Il Sinodo del Cadavere è un evento piuttosto conosciuto. Si tratta del processo ecclesiastico svolto verso un papa già deceduto, Papa Formoso, che per l'occasione venne riesumato per partecipare al proprio processo. Un evento bizzarro e orrendo già così, infatti venne chiamato Synodus Orrenda, ma che riserva qualche dettaglio sconcertante che forse non sapete ancora. Il responsabile di tale scempio fu Papa Stefano VI, che nell'897 accusò Papa Formoso di sacrilegio e tradimento.
Parlamento. In particolare, Formoso venne accusato di essere salito al soglio pontificio grazie all'appoggio del partito filogermanico, di essere stato consacrato papa benché fosse già vescovo di Porto, aver violato il giuramento fatto a Papa Giovanni VIII nell'878, quando per ottenere la revoca della scomunica si era impegnato a non mettere mai più piede a Roma. Ma il vero motivo che spinse Stefano VI a indire questo processo farsa contro Formoso era che, una volta ritenuto colpevole, tutti i suoi atti sarebbero risultati nulli e Stefano aveva tutto da guadagnarci. Formoso infatti lo aveva nominato vescovo di Anagni e secondo i canoni ecclesiastici dell'epoca la traslazione di un vescovo da una sede all'altra non era possibile. Non potevi essere eletto vescovo di Roma se lo eri già di un'altra città, quindi Stefano VI in teoria non sarebbe potuto diventare papa, anche se questa regola già in passato aveva avuto delle eccezioni. Nessuno però l'aveva fatta rispettare, ma per sicurezza meglio correre ai ripari. Rendendo nulli gli atti di Formoso non sarebbe più esistita nessuna irregolarità nell'elezione pontificale di Stefano. Il cadavere di Formoso venne quindi esumato, vestito dei paramenti pontifici e collocato su un trono della Basilica Lateranense per rispondere di tutte le accuse. Immaginate l'odore che c'era in quella stanza. Ma non era possibile processarlo senza riesumarlo? Beh no, perché la procedura germanica del tempo esigeva la presenza del corpus delicti durante il processo e non era specificato che l'imputato doveva essere vivo. Quindi anche i cadaveri erano ammessi. Ovviamente il cadavere fu riconosciuto colpevole e condannato. Si vede che non era riuscito a procurarsi un buon avvocato. Il sinodo sottoscrisse l'atto di deposizione, dannò il papa in eterno e decretò che tutti quelli a cui egli aveva conferito gli ordini sacerdotali dovessero essere ordinati di nuovo. Al cadavere furono strappati i paramenti e recise le 3 dita della mano destra, quelle usate per benedire. E non solo, perché tra grida barbariche gettarono il cadavere fuori dall'aula per poi trascinarlo per le vie, fra le urla della plebe che evidentemente era un pochino contrariata, e venne infine gettato nel Tevere. Il cadavere percorse per 3 giorni circa 20 miglia trascinato dalla corrente del fiume, fino ad arenarsi su una sponda presso Ostia, dove venne riconosciuto da un monaco. Si dice che il monaco venne indirizzato proprio in quel punto grazie a una visione del defunto pontefice. Il monaco poi nascose il corpo finché Papa Stefano fu in vita. Dopo pochi mesi il popolo manifestò tutta la sua indignazione per il processo e lo strazio del cadavere di Formoso tramite una rivolta popolare in tutta Roma. Stefano VI venne catturato, deposto e imprigionato a Castel Sant'Angelo, dove nell'ottobre dello stesso anno, l'897, venne ucciso per strangolamento. Morto ormai Stefano VI, i resti di Formoso furono consegnati a Papa Romano e di nuovo inumati nella Basilica di San Pietro dal suo successore Teodoro II, che lo depose con una grande cerimonia tra le tombe degli apostoli. Papa Giovanni IX annullò il processo a Formoso e tutti gli atti relativi vennero dati alle fiamme. I prelati costretti a partecipare all'episodio furono perdonati, in quanto erano stati obbligati sotto minaccia, e tutti quelli che fecero comunella per arrivare al processo del cadavere di Formoso furono scomunicati. Venne ridata validità a tutti gli atti emessi da Formoso e venne vietata l'istruzione di processi contro i morti. Sesso, droga e indulgenze. I prossimi papi li ho raccolti tutti sotto questo titolo perché ne hanno combinate di ogni, dall'andare a prostitute alla vendita delle indulgenze fino all'omicidio. Insomma, si può dire che io li abbia raccolti tutti sotto un unico tetto, che può essere quello di una casa di tolleranza o di una prigione. Con Sergio III inizia l'epoca di maggior decadenza della Chiesa, il cosiddetto Saeculum Obscurum o pornocrazia, letteralmente governo delle prostitute, perché in questo periodo sono le concubine e le cortigiane a influenzare la politica del papato. Sergio III è conosciuto dai suoi cardinali come schiavo di tutti i vizi. Partecipa attivamente al sinodo del cadavere
cadavere di Formoso e arriva al potere deponendo l'antipapa Cristoforo, che poi fa uccidere. Non si sa se sia il primo, ma di sicuro non sarà l'ultimo omicidio ordinato da questo papa. Successivamente ebbe anche un figlio con l'amante minorenne Marozia, che diventerà poi papa con il nome di Giovanni XI. Ma in quanto a depravazione ci fu anche di peggio, come Giovanni XII, un aristocratico diventato papa a soli 18 anni, probabilmente senza alcuna formazione ecclesiastica. Diventato pontefice, continuò a comportarsi come un principe lussurioso, totalmente estraneo allo spirito evangelico. Trasformò il palazzo del Laterano in una vera e propria casa di piacere, piena di prostitute e prostituti. Pare che apprezzasse le vedove e le vergini e che alle pellegrine venisse consigliato di non far visita a San Pietro per non rischiare di venire violentate dal suo successore. Sulla condotta libertina del pontefice non ci sono dubbi. Tutte le fonti storiche, coeve e successive, sono d'accordo. Anche il Liber Pontificalis, una memoria ufficiale dei vescovi di Roma. Al tempo c'era chi pensava che crescendo, con il buon esempio, il ragazzo si sarebbe calmato. Invece sarà accusato di qualsiasi cosa: omicidi, mutilazioni, piromania, incesto, stupro, simonia, di aver brindato al demonio e di gioco d'azzardo con le offerte dei pellegrini, invocando l'aiuto di dei pagani. Dopo la sua morte, un'inchiesta pubblica rivelò che ebbe rapporti carnali con sua nipote. E non solo, accecò il suo padre spirituale, che poi morì, e castrò e uccise il suo segretario. Furono gli stessi cardinali a chiedere al re Otto di Sassonia di allontanarlo dalla Santa Romana Chiesa. A causa della sua condotta ritenuta indegna, venne condannato per alto tradimento e deposto dal pontificato. Successivamente però Giovanni riuscì a riconquistare il pontificato grazie al popolo romano e si vendicò dei sostenitori di Papa Leone VIII, quello che nel frattempo lo aveva sostituito, facendo tagliare a uno la mano destra e a un altro il naso, la lingua e 2 dita. Morì nel 964 a soli 27 anni. Chissà quante altre ne avrebbe combinate se avesse avuto più tempo. Ci sono 2 versioni della sua morte. Per alcuni morì di ictus, per altri, tra cui Liutprando, vescovo di Cremona, fu sorpreso in flagrante mentre se la faceva con una donna sposata, una certa Stefanetta, moglie dell'oste presso cui alloggiava, e il marito lo gettò dalla finestra. Il colpo però non fu fatale, si dice che il papa morì dopo 8 giorni di coma. Il prossimo papa aveva un po' di manie di protagonismo. Pensava che la figura del pontefice dovesse essere al centro dell'attenzione, perciò si fece promulgatore del culto della propria immagine. Papa Bonifacio VIII si fece ritrarre in tantissime immagini, dagli affreschi alle statue, cosa che nessun pontefice prima di lui aveva mai fatto e che sconcertò moltissimi suoi contemporanei. Inoltre era cinico, dispotico, avido di potere e di ricchezze. Fu un personaggio determinante nella decisione del suo predecessore, Celestino V, di ritirarsi, e una volta diventato pontefice lo fece imprigionare fino alla morte. Oltre alle solite guerre, crociate, orge con prostitute comuni ai suoi predecessori, sembra che Bonifacio VIII avesse l'abitudine di far punire i frati che lo denigravano facendoli appendere sui portoni per la lingua. Sembra che fosse anche superstizioso, cosa che non va molto d'accordo con il cristianesimo. Si dice infatti che usasse dei coltelli con un manico dalla forma particolare, che non ho ben capito, corna di serpente, ma il serpente non ha le corna. Comunque avevano una funzione scaramantica, e sembra che sempre per questo motivo portasse al dito un anello appartenuto a re Manfredi di Svevia. La leggenda popolare sosteneva addirittura che lo avesse strappato di persona al cadavere del re. Fu accusato dai suoi contemporanei di aver negato l'immortalità dell'anima e di aver autorizzato alcuni sacerdoti alla violazione del segreto confessionale. Non vi stupirà trovare in questo elenco Alessandro VI, ovvero Rodrigo Borgia, un uomo dissoluto e libertino che continuò ad esserlo anche una volta divenuto papa. Ebbe
Ebbe diversi figli illegittimi, 2 durante il pontificato. Spesso era impegnato in orge, avviava guerre, avvelenava cardinali e si preoccupava di accumulare denaro per la sua famiglia. Alessandro VI non si limitò ad avere delle amanti, ma ebbe delle concubine ufficiali riconosciute da tutti: Vannozza Cattanei e dopo di lei Giulia Farnesi. Per quest'ultima provava un'ossessione tale da minacciarla di scomunica se si fosse allontanata da lui. Sembra che chi volesse dei favori da parte del pontefice potesse rivolgersi direttamente a Giulia. Uno degli eventi più sordidi che gli è stato attribuito è il ballo delle castagne, una serata con 50 prostitute che dopo una danza si denudarono e iniziarono a camminare a carponi sul pavimento, raccogliendo delle castagne con la bocca che gli venivano lanciate dagli invitati, per poi avere dei rapporti carnali con loro. Si diceva che l'evento avesse anche carattere satanico. Che Alessandro fosse un uomo lascivo era risaputo, ma secondo alcuni storici questo racconto sarebbe stato esagerato per gettare discredito sulla famiglia dei Borgia. Immagino che al termine di questo video, ma anche in generale, le vostre opinioni si dividano tra chi pensa che la Chiesa debba essere smantellata e chi invece crede che, nonostante le atrocità compiute dal suo, chiamiamolo, personale, papi compresi, la Chiesa debba continuare la sua missione senza cedere davanti alle miserie umane. Come disse Gesù: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Quale sia la vostra opinione, la cosa importante è fare luce, ascoltare le diverse voci, riflettere e sviluppare senso critico senza chiudere gli occhi davanti alla storia. Fatemi sapere cosa ne pensate e magari qual è secondo voi il peggior papa della storia. E se volete approfondire l'argomento vi lascio dei libri in descrizione. Alla prossima, ciao!